Facciamo una breve parentesi, Monica, sulla morte. Chiamala. Chiama l'archetipo. Quando tu mi hai detto chiama la morte, è venuta fuori una parola che è grande fraintendimento. Mhm. È come se Violetta l'avesse anche intuito, però non del tutto. Perché mi fa vedere come questa falce della morte, come se in realtà semplicemente eh, separasse due dimensioni. Mhm. Mm, ma sono due dimensioni nel senso di ciò che è visibile, ciò che è un corpo e ciò che non è più visibile. Cioè? Mm. Cioè, come se la morte fosse solo quel momento preciso in cui c'è il distaccamento dal corpo. Poi in realtà c'è un'altra vita che è Mm. diversa, perché è senza un corpo e segue Diciamo che altri criteri. si esce dal gioco Matrix. No, eh, Non si esce dal gioco Matrix. Si esce dal gioco Matrix fisico. esatto. Ok. Si lascia un contenitore, un corpo, un avatar, un chiamalo come vuoi, si passa del tempo svolazzando qua e là e poi si ricomincia. E svolazzando, evolvendo però, Mhm. non come puro intrattenimento. Ehm, mm, è come se ci fosse anche una possibilità di sgrossare eh, in maniera per certi aspetti più semplice che in vita. Beh, potenzialmente per chiunque c'è la possibilità anche di dire, vabbè, ok, ho capito, me ne vado. Non per tutti, ma in teoria per chiunque, in teoria. Sì, ci sono comunque delle esperienze anche lì, mi sembra di intravedere, per vedere se davvero in questa seconda parte del gioco comprendi, Mm. liberandoti dal tuo apparato psicofisico, perché non hai più la mente e non hai più il. Monica, spesso mi chiedono, ma dove si va dopo la morte? Dove si va dopo la morte, Monica? C'è un mondo Matrix di passaggio? Allora, io vedo sempre questo 8, Mhm. quindi diciamo che un cerchio, quello inferiore dell'8, è il nostro mondo terreno. Mhm. Poi c'è come questo punto di congiunzione tra i due 8, diciamo così, e quello è il momento della morte fisica. Poi l'8 superiore è quello che tu chiami appunto dopo la morte, che per me non è dopo la morte, ma è l'altra vita senza il corpo. Al di là. Sì, oltre, sì, oltre la, oltre la prima vita, oltre la morte, c'è quell'altro tipo di vita. Mm. E poi si torna giù, nella maggior parte dei casi. Sì. All'8. Ok. Perché nella carta dei tarocchi è sempre un'immagine macabra, uno scheletro? Uno scheletro incappucciato, nero, con la falce. Perché la morte è vista sempre in fatto così, in una luce così negativa, se è solo un passaggio.
E sì, l'obiettivo è farci aver paura della morte, farcela temere fortemente, per non farci comprendere ehm, la potenzialità della morte, perché significa già la possibilità, Cambiamento. sì, di un'evoluzione, sì, sì, sì. Va bene. Dice qualcosa la morte? Uh, sono l'occasione che tutti temono. Mhm. E noi cosa le rispondiamo? E Violetta risponde: io non ti temo per nulla. Va bene, chiamiamo davanti al portale aureo tutti i morti che si vogliono presentare. Umani disincarnati. Sì, una schiera di morti ingiuste, uh, morti ingiuste per una sorta di accanimento, imperizia e anche crudeltà umana. Mm. È come quindi se si creasse una fila di morti di questo tipo. Poi ci sono anche i morti suicidi, mi fa vedere un'altra fila di morti Mhm. suicidi. Ehm, E poi mi fa vedere una terza fila speciale di madri che hanno ucciso i propri figli. Ok, come li vedi questi disincarnati? Allora, quelle che vedo in maniera più pesante sono le madri che hanno ucciso i figli, quelle morte, che precedentemente avevano ucciso i figli. Quelli invece che sono stati uccisi ingiustamente, li vedo, non so, sotto forma di farfalle. Ok, tutti nel portale aureo. Quanti sono circa? Centinaia, migliaia, milioni, miliardi? 14 milioni. Ok, ultima domanda e poi chiudiamo questa parentesi. Esiste una data della nostra morte quando nasciamo? Bene, no. Perché alcune persone, senza più scopo nella vita continuano a vivere fino a 90, 100, 110 anni e conducono una esistenza di sopravvivenza di fatto? Allora, la risposta che mi viene è abbastanza bizzarra. Poi posso più o meno essere d'accordo, no? È come se quando noi scegliamo una vita, in parte la scegliamo per uno scopo individuale, ma in parte per uno scopo collettivo. La collettività può essere la famiglia oppure addirittura la comunità. E queste persone che pur non amando la vita scelgono di vegetare, diciamo così, è come se ehm, stessero facendo una cosa che è funzionale al contorno, a quella collettività di pertinenza. Perché quella collettività di pertinenza deve ancora comprendere delle cose.